il 34esimo anniversario della nascita del JRS, il servizio dei Gesuiti per i rifugiati. È un giorno speciale per il quale viene aperta in via del tutto eccezionale l'aula della congregazione presso la curia generalizia della Compagnia di Gesù. È il luogo dove i gesuiti eleggono il loro padre generale e che oggi ospita i molti che hanno accolto l'invito a questo colloquio dal titolo Le frontiere dell'ospitalità. Quasi un ossimoro che svela immediatamente il tema dell'incontro. L'ospitalità dei rifugiati non può e non deve avere frontiere. Il rifugiato, ricorda padre Peter Ballais, direttore del JRS internazionale, fugge da persecuzioni e violenze, cerca sicurezza e accoglienza. The keyword of this meeting is frontiers and hospitality. We live in a time where we thought through globalization there are no frontiers anymore. But unfortunately the world is moving seemingly backwards. There are many more frontiers, many more divisions being put up, people being excluded, refugees are being kept outside. So our work is to help to overcome frontiers, not just to work at frontiers, at the different conflict areas of divisions in societies where people are excluded, but by our work to overcome, divisions of hatred, of different groups, different interests. Il colloquio, svoltosi di fronte ad un pubblico numeroso e attento, è tra padre Adolfo Nicolas, preposito generale della Compagnia di Gesù, e padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede. Dobbiamo ribadire che le frontiere non sono un valore assoluto, dice padre Adolfo Nicolas. Proteggere le vite umane è più importante di proteggere le frontiere. Usare la violenza per ottenere una maggiore sicurezza è una contraddizione. La vera sicurezza può essere basata solo sulla giustizia e sulla riconciliazione. C'è una catena nella quale noi siamo implicati. E per questo parlare dei migranti come qualcosa di nuovo che vengono a approfittare del nostro benessere è dire troppo. Non è vero. Noi sì abbiamo approfittato. La casuale coincidenza tra l'anniversario del servizio dei Gesuiti per i rifugiati e la giornata mondiale per l'infanzia ha offerto la possibilità di approfondire nel colloquio il tema dei minori rifugiati, uno dei principali campi d'azione del JRS nel mondo. Il Papa parla spesso delle generazioni dei giovani che sono senza lavoro e che quindi in qualche modo perdono delle possibilità di futuro. Questo vale anche per i bambini o per i giovani che non hanno possibilità di scuola, di istruzione, e con questo sono veramente condizionati pesantissimamente per tutta la loro vita e perdono, anche proprio per motivo della mancanza dell'educazione, delle possibilità di futuro. In un momento così grave, sottolinea padre Camillo Ripamonti, la risposta dell'Italia e dell'Europa al grido di chi fugge da guerre e persecuzioni ci appare più che mai esitante e contraddittorio. La campagna di quest'anno del Centro Astalli, e chi chiede asilo la chiede a te, è un invito alla responsabilità di ogni singolo cittadino, perché l'accoglienza nasce dalla conoscenza che nasce personalmente, dalla responsabilità che ognuno di noi si assume all'interno del suo vivere quotidiano. E quindi appunto chi chiede asilo lo chiede a te, cioè non a un altro, ma a te, e quindi interroga la tua responsabilità, il tuo aprirti all'altra persona. E le istituzioni in questo senso dovrebbero raccogliere anche loro questo invito, cioè assumersi anche loro la responsabilità di creare delle città nelle quali le frontiere non siano le frontiere geografiche, quindi le periferie non diventino delle periferie esistenziali dove le persone vengono lasciate a se stesse, perché questo appunto crea poi dei disagi, delle situazioni anche limite. E quindi anche alle istituzioni l'invito è quello di assumersi le proprie responsabilità per creare delle città a misura d'uomo.
Il breve filmato sulle attività del servizio dei gesuiti per i rifugiati in Siria introduce un altro tema importante di questo colloquio, il conflitto siriano. La toccante testimonianza di padre Murad Abu Seif, gesuita nella città di Aleppo, ci parla di una guerra che non dipende solo dai siriani. L'egoismo e gli interessi di molte nazioni contribuiscono a prolungare il conflitto, ricorda il gesuita, e ciascuno di noi è responsabile dell'indifferenza della politica internazionale. Sono un privilegiato, dice Tarek Al-Jabr, rifugiato siriano in Italia tra i protagonisti del film Io sto con la sposa. Sono riuscito ad arrivare sano e salvo in Europa. Non è una guerra in Siria, una guerra per Siria, per prendere la Siria. Perché adesso c'è una guerra in Siria per 4 anni, non è impossibile che la gente del paese fanno una guerra insieme per più di 4 anni, che sembra che non finisce mai, è impossibile così. Invece l'istruzione ha una priorità, un'emergenza, qualcosa che non può essere sospeso o rimandato. Uno degli aspetti più tragici della guerra in Siria, ad esempio, è l'impatto del conflitto sui bambini, che costituiscono circa il 40% della popolazione e il 50% dei rifugiati. A tutt'oggi, conclude padre Adolfo Nicolás, i leader europei non hanno ancora adottato collettivamente alcuna misura che consenta di accedere al continente in condizioni di sicurezza. Vogliamo che le nostre società siano inclusive, basate sull'eguaglianza, sulla giustizia e sulla dignità dell'uomo. Per questo chiediamo ai governi di creare le condizioni perché questo avvenga. Piena di stranieri.